Esattamente 40 anni fa, la notte del 26 aprile 1986, l'Ucraina venne scossa da uno dei disastri più gravi mai visti sulla Terra, il disastro più costoso in assoluto, Chernobyl. Pripyat, al confine con la Bielorussia, non è altro che una città fantasma, abbandonata a causa delle radiazioni. Questo era il luogo in cui si svolsero i fatti. Da quel giorno non c'è più nessuno. Il reattore 4 della centrale nucleare di Chernobyl esplose durante la notte, causando un disastro terribile. Un disastro nucleare che non sarebbe mai dovuto succedere. A distanza di 40 anni ricorderemo per sempre questo terribile disastro e non lo dimenticheremo mai. Anche i videogiochi ne parlano. In Metal Gear Solid, uno degli alleati di Solid Snake è Nastasha Romanenko, un'esperta d'armi e grande critica delle armi nucleari. Ascoltate la sua storia in questo video, in memoria del disastro di Chernobyl. Le vittime delle radiazioni non sono una bella cosa da vedere. E io ne ho viste molte. Ne ho viste troppe. Sono nata e cresciuta a Pripyat, in Ucraina. Avevo 10 anni quel giorno, 26 aprile 1986. Vuoi dire che... Sì, Chernobyl. Quello è il giorno che ha cambiato la mia vita e migliaia di altre. Vivevo a soli 3 chilometri di distanza. 600.000 a 700.000 persone vennero fatte evacuare. Più di 650.000 bambini subirono gli effetti delle radiazioni. Tra il 1986 e il 1993, 12.000 di loro morirono. I miei genitori e molti altri che come loro avevano aiutato nei lavori di ripristino morirono pochi anni dopo per disturbi legati alla radioattività. Dobbiamo liberare il mondo da tutte le armi nucleari prima che provochino altra infelicità, prima che distruggano il delicato ambiente che ci tiene in vita. Non permetterò che questo dolore e quest'ansia venga data in eredità a un'altra generazione. C'è di che aver paura. Che tristezza! Gli uomini lavorano come schiavi per pagare delle armi che non dovranno mai essere utilizzate. Armi che hanno come obiettivo gli stessi uomini. È una follia. L'attuale presidente non ha ancora ottenuto dei grandi successi in politica estera. Il suo mandato sta per terminare e alla Casa Bianca si dice voglia disperatamente raggiungere questo accordo per entrare nei libri di storia. Il classico politico. È una grossa grana per lui e i suoi elettori. Anche l'opinione pubblica mondiale ci condannerebbe. Non c'è alcun dubbio al riguardo. Dopo la fine della guerra fredda, l'eventualità di scoppio di un conflitto nucleare globale è diminuita. D'altro canto, quella di un uso locale tattico delle armi nucleari è cresciuta enormemente. Guerre civili, rivoluzioni, contrasti locali. Sembra che ogni giorno scoppi una nuova guerra e molte di queste sono il risultato di odi secolari tra gruppi etnici o religiosi diversi. Quella gente non agisce secondo la razionalità o la logica. In conflitti del genere non ci si preoccupa dell'alto numero di vittime tra i civili e lo sdegno internazionale non serve a nulla. Un deterrente nucleare ha poco senso davanti a passioni che rendono ciechi. L'ultima metà del XX secolo fu fortemente influenzata dalla politica di deterrenza nucleare. Ma il mondo è cambiato. La guerra fredda è finita e oggi viviamo in un mondo in cui continuano a divampare piccoli conflitti regionali. Le cose non sono più così semplici e la politica di deterrenza nucleare è obsoleta. Gran parte di questi conflitti regionali sono il risultato di secoli di inimicizie tra gruppi etnici o religiosi diversi. In quei casi l'odio scorre così in profondità che la logica viene gettata dalla finestra. Per quella gente spesso la paura di un contrattacco ha poco significato. Ecco perché la politica di deterrenza nucleare ha perduto gran parte della sua efficacia. La destra sostiene che finché un altro paese possiede delle armi nucleari, anche noi dobbiamo possederne. Ecco perché non saranno mai favorevoli alla totale messa al bando delle armi nucleari. E con il progressivo aumento dei paesi che possiedono testate atomiche, aumenta la necessità di mantenere la minaccia di contrattacco. Finché continuerà la politica di deterrenza, non ci libereremo mai delle armi nucleari.
Coloro che dimenticano il loro passato sono condannati a riviverlo. Ecco perché il mondo non deve scordare Hiroshima e Nagasaki. Se non facciamo qualcosa, succederà che ci faremo saltare in aria da soli. Non ci sono dubbi al riguardo. Finché esisteranno le armi nucleari, ognuno di noi avrà una spada di Damocle appesa sulla testa. L'era nucleare non è ancora finita. Finché un solo paese possederà delle armi atomiche, non ce ne libereremo.